primo che studia la stregoneria come una grande rivolta di popolo fu Jules Michelet. Jules Michelet è il più grande storico della rivoluzione francese e lui era arrivato a raggiungere i punti più alti della carriera accademico di Francia, decorato con la Legion d'Onore, capo dipartimento, insomma, era il top. E ad un certo punto in vecchiaia lui commette un grosso errore perché si innamora di questa ragazza che fa la strega e invece di tenersela come amante, cosa che avrebbe fatto chiunque nella sua posizione, la sposa. E questo provoca una reazione da parte di tutti i suoi colleghi dell'establishment accademico devastante, per cui gli tolgono la Legion d'Onore, lo cacciano dall'insegnamento universitario, insomma, lo emarginano. E lui si vendica scrivendo quello che è considerato il suo capolavoro, quindi questo piccolo libro, piccolo naturalmente riguardo ai 20 volumi che lui scrisse sulla rivoluzione francese, sono 180 pagine, comunque una cosa molto agile da leggere, intitolato appunto La Sorcière, la strega, in cui lui per la prima volta prende in mano i processi alle streghe basche, che sono gli ultimi processi di massa e sono stati celebrati in un periodo relativamente tardo, quindi nel 1600, quando c'era già la stampa, quindi tutto scritto, quindi tutto documentato. Dice: guardate signor lei che qui la religione c'entra pochissimo, questa è una grande rivolta di popolo e le streghe sono delle capopopolo di fatto che lottano per mantenere dei privilegi chiamati dal potere, chiaramente, delle antiche tradizioni d'uso comunitario del territorio. Per esempio il diritto dell'uso del bosco, il diritto democratico, il diritto dell'acqua, il diritto a poter sfruttare collettivamente la terra. E quindi la religione è stata una scusa. Anche perché queste rivolte contadine sono rivolte, diciamo, estremamente imbarazzanti, per cui sono state ben poco studiate. Per dire, io quando mi sono messa a scrivere Donne delinquenti, l'unico testo che trovai allora sulle rivolte contadine era un piccolo testo di una quarantina di pagine della casa editrice Merck, dichiaratamente neofascista. Questo perché gli studiosi marxisti e Marx in testa definisce i contadini come gente arretrata, bigotta, che quando si ribellano fanno delle rivolte anarchiche e senza scopo. Perché per lui sono rivolte conservatrici, perché invece di volere un progresso chiedono un mantenimento delle antiche tradizioni. Peccato che le antiche tradizioni fossero tradizioni di uso collettivo della terra. E poi oltretutto la cosa imbarazzante riguardo a queste rivolte è che sono rivolte di una violenza estrema, nel senso che la rivolta medievale, la rivolta capeggiata dalle streghe, è una rivolta molto diversa da quella a cui noi siamo abituati a pensare, quella che diciamo nasce con la rivoluzione francese, perché dalle rivoluzioni borghesi, diciamo, in poi tu dici: io mi rivolto perché tu mi hai tolto qualcosa che mi appartiene di diritto e io me lo riprendo e io lo rivoglio. Le rivolte di cui parliamo noi sono completamente diverse, nel senso che sono rivolte per l'eliminazione della classe dei padroni fisicamente. Quindi vengono ammazzati tutti. Non solo, sono rivolte in cui per esempio il saccheggio non esiste, questi non prendono niente ma distruggono tutto, o meglio, distruggono tutto ciò che avrebbe
avrebbe potuto portare alla creazione di ceti sociali differenti e che loro non avrebbero potuto gestire. E queste rivolte, bollate poi con l'accusa di stregoneria, hanno un andamento molto simile. E per parlare di queste rivolte stregonesche bisogna un attimo capire da che razza di background culturale venissero queste streghe. Perché noi pensiamo che con l'editto di Costantino ad un certo punto tutti diventiamo cristiani. Ecco, non funziona così. Il cristianesimo è una cultura profondamente urbana e metropolitana, che al di là delle mura cittadine molto difficilmente si spinge, tant'è vero che pagano non vuol dire non vuol dire appunto adoratore di idoli, ma vuol dire abitante del pagus, quindi abitante del villaggio, e perciò adoratore di idoli. Ricordiamo che l'arco alpino è rimasto sottoposto alla pastorale di missione fino al 1920. Quindi dicevo, nella stragrande maggioranza delle parrocchie di montagna il prete non c'è. Non c'è perché le parrocchie vengono obbligate ad avere un prete soltanto dopo il Concilio di Trento, quindi dopo il 1563. Quindi nelle parrocchie lontane, nelle parrocchie dove non c'è niente da mangiare, il prete non ci va. E quindi chiaramente, questa gente continua a praticare la stessa religione che aveva sempre praticato. E oltretutto, non essendoci il prete, non c'è neanche lo Stato. In realtà, per gran parte del Medioevo, porzioni estese e la quasi totalità dell'arco alpino e dei Pirenei rimangono in gestione della gente, perché lo Stato non esiste, non ci sono frontiere, non ci sono più strade, non c'è più niente. E come avvengono queste rivolte? Dicevo, e questa gente viene da un retroterra culturale di matrice germanico-celtica, in cui le donne combattevano. Ricordiamo che Cesare, quando incontra i Galli, rimane sconvolto dal fatto che la nostra gente fosse cacciatore di teste. Dice, questi qua appendono le teste dei nemici sugli alberi. Ricordiamo appunto che l'albero di Natale, prima di essere una roba cristiana, invece delle palle aveva qualcos'altro. Stessa cosa con le zucche di Halloween, era un'altra roba. E le strenne erano l'interiore dei nemici uccisi. Io dico, spero sempre, prima o poi, l'albero di Natale bisogna farlo sempre. Nella speranza, prima o poi, di vederlo rifatto secondo tradizione. Io non smetto mai di sperare che prima della fine della mia vita lo veda rifatto come si deve. Quindi dicevo, sta gente, le donne combattevano, e non solo, ma le donne giovani andavano in combattimento, le altre si mettevano a ridosso della linea di battaglia, e nel caso sfortunatissimo che i loro uomini avessero avuto la malaugurata idea di arrendersi, marito vigliacco non vale la pena che viva, e quindi questi prendevano le lance e li pizzavano direttamente loro. Insomma, ai Campi Raudi, che è vicino a Vercelli, l'esercito romano, che era la più potente macchina da guerra della storia dell'antichità, si scontrò con le tribù dei Celti disgraziati, che insomma
E ovviamente questi le presero di santa ragione perché non poteva andare diversamente. Quando questi tornarono indietro, le loro donne li impicciarono subito, perché questi si erano arresi, quindi uomo vigliacco non ha diritto di campare. Presero le armi dei loro uomini e andarono contro l'esercito romano. I romani, che tenevano le loro donne in casa, pensate che a Roma se una donna beveva vino c'era pena di morte, quindi tanto capisci. Quando si vedono attaccate da un esercito di donne si spaventano. Poi loro ne prendono occasione per parlamentare, dicono guardate, se noi ci lasciate in pace, la paura che avevano era di essere schiavizzate, non di morire. Voi vi scorderete che noi esistiamo. Nel senso che una delle tecniche di resistenza dei popoli di montagna consisteva nello sparire. Per decenni questi sparivano. Si pensava che non esistessero più, perché questi si ritiravano nei luoghi dove i romani non andavano e così non li vedevano proprio. E chiaramente gli ufficiali romani non possono parlamentare con un esercito di donne. Allora questi tornano indietro, prendono figli grandi, gli spaccano la testa contro i sassi, figli piccoli li sgozzano e loro si finiscono con le spade. Quindi questo è il retroterra culturale di sta gente. Per cui sono donne, anche uomini chiaramente, ma soprattutto donne che hanno sempre combattuto. Quando l'impero romano cade, la gestione ritorna in mano delle comunità che hanno questo tipo di cultura. Prima poi c'è un po' più forte. Sì. Per cui cosa succede? Che queste rivolte hanno una fenomenologia molto simile. Per cui noi sappiamo che scoppiano principalmente sulle piazze dei mercati. Perché? Perché queste donne alle quali era affidato da sempre il piccolo commercio si muovevano poche ore dopo la mezzanotte con tutto quello che potevano vendere e si facevano ore e ore di cammino per andare a vendere nei borghi più vicini. Oppure quindi portavano le uova, le erbe, i frutti di bosco, piccoli oggetti di artigianato come le ceste, i tappeti, insomma quello che potevano fare. Oppure un'altra cosa che facevano era cucinare delle cose, allora chiaramente ristoranti zero, mica che uno poteva andare e trovare da mangiare così. Quindi loro facevano delle cose tipiche, per esempio, non so se avete presente gli involtini avvolti nelle foglie di vite, tutte queste cose qua, che loro preparavano prima, mettevano nei canestri, poi arrivavano in questi posti, nei borghi, in piazza, accendevano questi fuochi, mettevano sopra queste grandi pentole di fortuna, chiaro, le facevano bollire, facevano scaldare e poi le vendevano, come succede ancora oggi in gran parte del mondo. Insomma, quel che succedeva era che prima che queste poveracce riuscissero anche a mettere il lenzuolo con sopra le loro cose, arrivavano gli emissari del prete e tu dovevi pagare le decime. Le decime era una tassa in presunzione di guadagno.